Adesso mi sono tolto le lenti da sole, non si sono tolte da sole, e non mi chiamo come un certo tizio che dice non so se io sono Gianni, questa mattina non mi alzo più per prendere quel cavolo di treno, adesso mi sveglio alle 7 per andare al mare e fare come mi pare e poi faccio una sessione di drifting. No, io sono Sant'Enchan, non sono le 7 del mattino, ma visto che cammino per il quartierino e qualcuno mi ha detto ma perché non ti filmi camminando per la strada, che si usa molto? Beh, innanzitutto a questa amica o a questo amico, non mi ricordo chi è stato, di Telegram, del gruppo di Telegram, che non faccio nome perché se no si iscrivono in 100.000, è un gruppo privato, io gli dico di andare a guardare i miei video del 2013, 2014, 2016, dove mi sono filmato molte volte per la strada, e poi anche ultimamente anche nel mio secondo canale, dove sapendo lo spagnolo ho iniziato a fare dei video in spagnolo, perché così mi seguono da più parti del mondo. Un inconveniente che abbiamo gli youtubers italiani è di parlare un idioma che non è molto parlato nel mondo, come lo spagnolo, che ha circa 600 milioni di hispanohablantes tra Nuovo Mondo, Spagna e anche Asia, oltre che Africa. Invece noi abbiamo soltanto 60 milioni di abitanti e non tutti si candidano, si postulano a vedere i tuoi video, quindi ultimamente c'ho più spettatori nel mio canale, che è passato a essere un canale di idioma spagnolo. Comunque, bando alle ciance, volevo fare questo video anche parlando della situazione siriana, soltanto che non ne posso fare a meno di omettere molte cose, perché YouTube forse non apprezza certi termini. Ci sono dei canali che peraltro parlano meglio di me di geopolitica e a loro non importa essere demonetizzati purché non gli mettano lo strike al canale, perché loro o sono dei professionisti e guadagnano o hanno fonti di finanziamento da parte degli spettatori. Invece io, ancora che ho attivato già da anni gli abbonamenti e adesso li ho ridotti a 99 centesimi di dollaro, $1,99 eccetera, li ho livellati verso il basso, ancora non ho degli abbonati e potete comprare un super grazie a 99 centesimi di dollaro, che saranno circa 70 centesimi di euro. E mi raccomando, che faccio questo sforzo a fare questo video, poi di pomeriggio lo edito e tutte queste belle cose, di partecipare, se uscirà come premier, come io credo, di partecipare nella chat con super chat e sticker molto economici, 70 centesimi di dollaro, che volete di più? Poi mi dicono a me le persone: ah, ma perché i piani sono costosi? Adesso non sono più costosi, non avete un pretesto per donare super chat, stickers, super grazie e come si chiama, abbonamenti. E poi fra poco nelle live in verticale non so che cosa ci metterà YouTube, i cuoricini, i diamanti, i gioielli, queste cose qua, tipo la piattaforma cinese dal bollino nero, o la piattaforma, diciamo, viola, che non si può nominare. Beh, allora la situazione in Siria è veramente molto confusa, perché adesso hanno liberato il paese dei gruppi che erano brutti, sporchi, cattivi e molto puzzolenti, che distruggevano i patrimoni culturali della UNESCO anni fa. E poi si scopre che Bashar al-Assad, o come si chiami, quello che faceva era punire proprio
i simpatizzanti oppositori di questi che prima erano bippisti nel passato, brutti, sporchi e cattivi, e che adesso sono i liberatori nazionali della Siria. Poi c'è tutto un gioco fra curdi, i turchi che li combattono e che quindi appoggiano questi del Daesh o dell'ISIS, che si sono riciclati come liberatori. E intanto cammino perché devo andare a prendere una cosa e si fa tardi e chiudono. E quindi tutto il gioco, no, geopolitico, eccetera eccetera, i brutti diventano cattivi, o i buoni diventano cattivi, i brutti diventano belli, un po' come è successo con Al Qaeda e Bin Laden. Finché si trattava di combattere l'Unione Sovietica in Afghanistan, in guerra e in amore tutto vale. Vediamo di reggere bene il cellulare. Invece, per quanto concerne poi il dopo Unione Sovietica, che sono stati anche lì 10 anni, 12 prima di andarsene, hanno abbandonato l'Afghanistan e si è visto poi che cosa è successo. È un argomento delicato che ho affrontato, forse mi demonetizzano il video, ma me lo merito, perché non è di interesse commerciale. Vabbè, l'importante è che non ti diano uno strike. Io intanto ho scoperto che basta caricarlo non in elenco per vedere se ci sono dei problemi, perché basta che YouTube dica ciò di cui non bisogna parlare per non avere uno strike, tutto a posto. E allora è così. Nella geopolitica, che si combatte anche con le guerre, gli equilibri mondiali di potere, non ci sono buoni, non ci sono cattivi, ci sono quelli che hanno una buona strategia tattica e logistica per vincere a mediano largo termine, e ci sono quelli che non hanno risorse, come la Russia di oggi, che può vincere a corto mediano termine qualche battaglia, ma non la guerra, tanto meno tensioni geopolitiche, che le ha perse l'Unione Sovietica, le hanno perse gli zar e di sicuro le perderanno anche questi nuovi nostalgici dello zarismo e dell'Unione Sovietica, che combinano le due cose insieme con una grande incongruenza. E veramente adesso poi ci si è messo il Medio Oriente, è caduto Bashar al-Assad che lo sosteneva Putin, perché Putin non gli può dare l'armamento sovietico, anzi Putin ha bisogno dell'armamento di Corea del Nord e di Cuba, oltre che di Vietnam. Quindi te pensa come sta messo Putin. E insomma è tutto un ambaradan, tutta una confusione. Più paesi cadono nell'orbita di questo conflitto, peggiore. Io mi sto avvicinando, speriamo la miseria che non abbiano chiuso, però è così, devo fare sto video. E visto che esco fuori, faccio un video con il mio Nokia Asha 302 a bassissima risoluzione e poi vediamo quello che succede. Tanto lo editerò in 8K, così finisco di fare una porcata monumentale. Allora voi ditemi che ne pensate del conflitto in Siria, in Medio Oriente, l'invasione della Russia in Ucraina. Scrivetelo nei commentari, abbonatevi, iscrivetevi, date like, compartite il video, partecipate nella chat con i super chat e gli sticker. Adesso ve lo dico,
che già sono arrivato, quindi non mi dilungherò più in questo sforzo di fare l'ennesimo video del giorno, ma è veramente un ambaradàn mondiale, come il Papa ha detto già da anni. Ormai c'è la terza guerra mondiale, ma è scaglionata a blocchi. Ciao, sono arrivato. Che stanchezza. Ciao ciao.